Prima che il video della Voge Valico 800 inizi, ci tenevo a ringraziare Luca Latini della concessionaria Latini Moto di Senigallia per avermi dato in prova questo bellissimo esemplare, perché sì, questa colorazione a mio avviso e a suo avviso è la migliore. Compratela così e non vi sbagliate. Chiusa questa parentesi, iniziamo con il video. E in descrizione troverete tutti i suoi contatti per poterla provare, per poterci parlare, bensì portarvela a casa. Siamo ufficialmente pronti per provare la 800 della Voge. Direi finalmente. Mappa Sport. Lasciamo tutto attivo. Frizione morbidissima, perché qui abbiamo per la prima volta sulle moto Voge una frizione idraulica molto bene, direi. Iniziamo con dire la prima cosa che mi passa in mente, quindi la seduta, posizione molto incazzata, comoda ma incazzata. Sembra un po' una posizione che strizza l'occhio più al fuoristrada che alla strada. Non che sia scomoda, però sento le braccia più verso il basso, la triangolazione delle gambe non è troppo arretrata, quindi buona per alzarsi quando necessario. Interessante. Il cambio preciso, le prime cambiate sono buone, il clack è sincero, pulito, non abbiamo il cambio elettronico a salire e a scendere, uno dei motivi per cui costa meno della Voge 900. Non abbiamo il cruise control, che secondo me potevano anche metterlo, perché questa moto a mio avviso è una Tenere 700 studiata per andare in due. Quello che mi trasmette questa moto a vista è di una moto che vuole fare fuoristrada ma non troppo aggressivo. La posizione di guida mi piace molto, anche più del Tenere, come ho le braccia. Sul Tenere ero più allungato, ero più disteso. Qui sono con un po' di inclinazione per la mia altezza, io sono 1,82 m, ho le braccia leggermente piegate, la sella rispetto al Tenere è più larga, più comoda, e conferma quello che ho sempre pensato di questa moto. È una moto per fare fuoristrada comodo, anche con la zavorrina, una via del sale o un'eroica in moto. Sono degli ambiti in cui lei secondo me se la caverà molto bene. Adesso appena usciamo da questa città del cavolo la proviamo un po' sul rettilineo. Andiamo verso la complanare e velocizziamo il tutto così. Molto maneggevole, pensavo peggio. Per sviscerarsi dalle macchine in mezzo al traffico, tanta roba. Le sospensioni mi gustano, per quel poco che sto vedendo. Dopo ci andiamo a fare una stradina bianca e vediamo un po' come se la cavano, ma per ora buono, mi piace. Molto morbida, comoda, mangia le buche benissimo. Oh, questa non guarda, la gente è fuori di testa. Che pensano di essere tutti immortali come nei videogiochi, che fai riprendi dal checkpoint e torni in vita. Nessuno che guarda, ma branco dei pazzi. Oh, signor! Ribadisco, cambio bellissimo.
non male, mi aspettavo più grinta, però ragazzi miei, io sono abituato bene, Allora andiamo a fare una strada un po' dissestata, va? Una strada un po' bruttina. Ci sono un po' di buche. Se ne mangia bene, dai. Le buche se ne mangia molto bene, È confortevole sull'utilizzo dissestato. E poi abbiamo la possibilità di regolare compressione e ritorno delle forcelle, quindi possiamo cucircela un po' addosso nei limiti ovviamente che le forcelle permettono, perché le forcelle di serie anche sui marchi più blasonati non fanno miracoli, migliorano il tutto. Mamma mia, ho verificato una cosa che ho letto sul post e l'ho sentita: il traction è tanto invasivo, porca troia, troppo invasivo. Ma anche sulla 900 ho notato che il traction non c'ha una logica, nonostante queste moto abbiano la piattaforma inerziale. Per dirvi, il mio BMW del 19 o un S1000 XR del 2019 non ha la piattaforma inerziale ma una centralina, è 3 volte più intelligente di questa, e quella centralina deve gestire 165 cavalli, che non sono pochi, Questo per dirvi che secondo me con una piattaforma inerziale si può giocare meglio sugli interventi e su tutto quanto. Dopo non so se si può regolare l'intensità del traction, credo di sì tramite il menu, però così standard è pericoloso quasi, cioè. Mamma mia sto traction, che roba, troppo invasivo, bisogna che lo disattivo perché è veramente imbarazzante. Prendiamo un po' sto dossetto. Buono, dai. Considerando che si può regolare anche il mono con precarico, vabbè, quello è per l'altezza però, ma possiamo regolare la compressione e il ritorno anche nel mono, quindi molto bene. Consideriamo sempre quanto costa questa moto, Cioè il prezzo è veramente importante, ma importante in senso buono, non costa un cazzo per quello che ti offre. Qui con 8.200 euro, 8.300 euro ti porti a casa una moto, una signora moto, Non ci dimentichiamo questa cosa, perché uno dopo fa il paragone, ma il KTM 8,90, ma il 7,90, ma quella e quell'altra, ragazzi, costa il doppio quasi, non paragoniamo fasce diverse di prezzo, non c'ha senso. Vediamo un po' come riprende dai giri bassi con la marcia troppo alta, riprende bene. Quarta riprende bene, non strattona, cosa che il mio 690 faceva tantissimo da originale, perché la carburazione dell'Euro 5 è qualcosa di orribile. Questa è Euro 5 Plus addirittura, quindi complimenti. I cinesi hanno il loro perché su queste normative europee, perché la moto che avevo in passato, la Voge 300, perché io sono già stato possessore del marchio Voge, era l'Euro 5 cinese, in senso faceva troppo rumore per essere Euro 5, quindi come riescono a fare omologare certe moto io non lo so, guarda. Proviamo a tirare un po' qua, c'è un buon rettilineo per sentire la protezione aerodinamica, non per altro. Il traction che interviene sempre, senza senso, molto bene, molto bene la protezione, ottima. E addirittura il traction è rimasto acceso, non si sa perché. Perché si è rimasto acceso adesso è spento. Allora la visuale che ha il motociclista è molto piacevole, a me personalmente fa impazzire questa visuale, vedere sto bel serbatoio gonfio, ciccio, mi piace proprio, dà l'idea di qualcosa di solido pronto per fare fuoristrada. E poi il serbatoio, se non mi sbaglio, è da 24 litri, quindi autonomia della Madonna. Infatti leggevo sul gruppo Voglio si parla di quasi 500 km, iniziano a essere chilometraggi importanti anche per andare in Marocco, in Tunisia o dove c'è poca civiltà. Se la moto si dimostrerà affidabile, e io sono sicuro che lo farà perché Vogue fa moto affidabili, quindi questo serbatoio gigantesco sarà un plus ultra che molti valuteranno al momento dell'acquisto. Bene,
traction disattivo, ABS posteriore spento, vabbè che qui siamo in pianura e non serve, però sempre meglio. Questi? Se gira? Vabbè. Andiamo un po' a vedere come se la cava. Vediamo un po' la posizione in piedi com'è. Allora, rispetto alla Ténéré mi sento più gobbo, nel senso il manubrio, come vi dicevo, risulta più basso. Questo vi fa guidare un po' più d'attacco e meno in comfort. Ok, si mangia bene tutto, e tra poco abbiamo una bella buca. Bene, molto bene, assorbe in modo egregio i dissestamenti stradali. Oh, io vado tranquillo, ragazzi, non faccio l'idiota come col 690 perché ripeto, chi rompe paga quando si fanno i test ride. Non sono ricco e per rispetto del buon Luca che mi ha lasciato la moto guido in modo cauto, anche se qui è da andare come gli assassini in realtà. C'è un po' di on-off, l'on-off però è più presente sul Ténéré. Bene, oh, molto bene. Ok, qui c'è un po' di battuto, rovinato. Bene. Molto bene. C'è il pezzo che mi interessava. Eccoli qua. Andiamo un po' sui ciottoli, vediamo cosa dice. Che buona risposta. Bella la guida, divertente, neanche troppo stancante, pensavo di soffrirla di più. E qui un sassolino molto bifido, il braccino, quello instabile, ma il peso della moto aiuta, senti come se la va via bene. Oh, cavolo, meglio del previsto. Meglio del previsto. Gran ferro, grandissimo ferro. Cavolo. Vosges Valico 800 Rally, l'ultima uscita di casa Vosges. In questo periodo se ne sta sentendo parlare molto perché uno, si è fatta desiderare tantissimo tra posticipi e rilanci vari, due, ha un prezzo incredibile, con la bellezza di 8.200-8.400 euro vi portate a casa una signora moto. Sono appena tornato da un giretto misto, strada, trasferimento veloce, fuoristrada leggero, qualche sterrato battuto, ma nulla di che. E devo dire che la moto mi ha stupito. Mi ha stupito perché pensavo molto peggio.
avevo paura di sentire tanto il peso eccessivo che ha, perché comunque si parla di 230 kg con il pieno, l'olio, tutto quanto, più o meno. Avevo paura di sentirla molto pesante, però per farci questo fuoristrada leggero barra un po' più spinto, ma nulla di più, è perfetta. Ed è perfetta anche se avete l'intenzione di andarci in due. Sella ampia, comoda, sella del passeggero comodissima e, cosa importante, è riscaldata, oltre alle manopole, tutto di serie, non ci sono pacchetti extra, l'unico pacchetto che potete mettere è le valigie in alluminio e il bauletto, se non mi sbaglio, con 1400 euro, 1200 mi prendete il tris, o forse anche qualcosina meno. Abbiamo, come già anticipato prima, una frizione idraulica morbidissima, simile a quella che troviamo sul mio 690 o su moto che hanno frizioni idrauliche, però è davvero morbida, stacca bene, meglio del Tenere. Il Tenere, ragazzi miei, la frizione non mi è piaciuta proprio, stacca male, è troppo brusca, non è spalmata come piace a me. Poi abbiamo delle sospensioni a lunga escursione, come chiamano loro, però è più o meno quella che aveva il Voge 300, 205 mm di escursione, però qualche millimetro in più. Adesso queste sono da 46 se non mi sbaglio. Il mono uguale, non l'hanno scritto, ma in genere è sempre uguale alle Forcerle quanta escursione hanno, sulle Voge parlo, quindi 205, regolazione di compressione e di ritorno, sia avanti che sul mono, e sul mono in più avrete la regolazione del precarico, oltre al ritorno e alla compressione. Sembrano scontate ma non lo sono. La frenata mi è piaciuta, non è troppo brusca né fiacca, frena bene, nonostante il doppio disco pensavo fosse più cattiva, e per il fuoristrada, come voi sapete, un freno troppo potente non va bene, rischia che vi si gira il manubrio. E il freno posteriore l'ho provato poco, però vedo che non devo spingere troppo in giù per farlo partire, una giusta premuta e si attiva. Ok, buono, buono. Motore presente, si fa sentire, più goffo del Tenere. Il Tenere è più brusco in basso, è più brusco di questo. Io paragono con il Tenere perché l'ho fatta pochi giorni fa, una recensione, e mi sembrava giusto paragonarla con lei, anche perché questa bestiolina io la vedo come un Tenere per andarci in due, ovvero è più comodo di un Tenere, è più grosso, è più pesante, però in due è dannatamente più comodo, cioè qui in due viaggiate bene. Volete andarvi a fare l'eroica in moto con la ragazza? Con questa scialate. Di serie abbiamo le barre, come in tutte le Voge, faretti LED, che mi ha fatto notare Luca, quando attivi la freccia si attiva anche il faro. Simpatica come cosa. Questi dettagli sono sempre apprezzati. Il motore è un progetto nuovo, nato per questa moto, non come nella Voge 900 Valico, che è lo stesso che aveva e che ha il BMW 800 GS. Qui progetto nuovo, mi piace, come vi dicevo non è cattivo, nel senso è docile, è un motore docile, sicuramente mettendogli un completo, una mappa e tutto vi rivelerà la sua vera natura, però l'ho visto tranquillo, non ti spaventa mai, c'è, se devi sorpassare sorpassi, se devi fare le tue derapate in fuoristrada te le fai, ti diverti, però non c'ha quella botta che dici cazzo. Non è un difetto, chiaro, può piacere o non può piacere, dipende uno cosa cerca, però per questo segmento il gruppo ottico tutto LED, una mascherina nuova fatta appositamente per questa moto con la dashcam sopra il gruppo ottico, la micro SD se non mi sbaglio si monta sotto alla sella, in quella zona lì comunque, nella zona posteriore. Cruise control non ce l'ha questa moto, non ha neanche il cambio elettronico, costa meno della 900, un motivo c'è meno comfort, perché strizza più l'occhio al fuoristrada, quindi credo hanno pensato che certi optional sarebbero stati superflui su questa moto. Due mappature, sport e normal. Il traction è disinseribile semplicemente tenendo premuto a moto ferma il tasto traction, ma senza che ve lo dico, ve lo faccio vedere dopo quando vedremo il display. Il liquido refrigerante sempre un po' a vista come sul Tenere, non mi fa impazzire come cosa, perché se uno è sfigato e il sasso se lo prende uguale lì e disintegri la vaschetta del liquido, quindi
Ho visto qualcuno che ci ha messo una maschera stampata in 3D traforata così che non ci passa la pietra, perché è quella che fa danni, non il sassolino piccolino, quello è difficile. Però siete sfigati, rompete la vaschetta, quindi metteteci qualcosa o non lo so, studiatevela voi insomma. Cupolino è regolabile su 2 posizioni, adesso nella posizione minima, ma svitando queste 4 viti si può spostare sopra, quindi la regolazione si fa a motoferma con la chiave. Di serie avete le maniglie per il passeggero con la predisposizione a un baretto, cerchi tubeless con raggi tangenziali, comodità su queste moto sono obbligatori, dai. Il Tenere è l'unica che si ostina con queste camere d'aria maledette. Sulle maxi enduro mettete i tubeless, ragazzi, dai. Mettete i tubeless, se uno vuole farci fuoristrada impestato ci monta le camere d'aria o ci monterà una mousse o quello che vuole, ma una moto così è obbligatorio il tubeless. Brava Boggia, brava. Almeno voi montatele. Cavalletto centrale di serie, vi faccio vedere un attimo come ci sto sopra. Allora, come vi dicevo, triangolazione buona, io mi ci trovo bene, sono 1,82 m, quando guido sto leggermente inclinato, che lo preferisco all'essere troppo teso, troppo sdraiato. Quando mi alzo in piedi sto tendenzialmente più gobbo rispetto al Tenere, ma non mi dispiace perché è una posizione più d'attacco questa. E se mi devo inclinare indietro, buono. Sono già abbastanza inclinato, quindi non devo piegarmi io. Se voglio guidare in posizione stambecco quando c'è un punto panoramico sto bene. Quindi su quello nulla da dire. Il passeggero ci dovrebbe star bene. Se ha il piede almeno un 40 la vostra ragazza, non è il mio caso, però se ha un 40 la vostra ragazza potrebbe toccarvi, e se guidate in punta, sì, toccherete. Quindi dovrete un po' adattarvi su questa cosa. Però piccolezze, sinceramente. Se uno vuole avere tutti questi dettagli in comfort, deve fare un'altra moto, si deve fare. Questa moto nasce per fare fuoristrada semplice barra medio, sia da soli che in due, e per fare strada, trasferimenti. La scelta la trovo corretta e giusta. Serbatoio capiente, bellissimo alla vista, mi piace molto. Mi stavo dimenticando un accessorio top. È incredibile che l'abbiano montato, l'ammortizzatore di sterzo su questa moto. Hanno messo quello classico da off-road che si monta sulla piastra di sterzo, bellissimo. Non l'ho regolato, tanto ci dovrei perdere tempo, però ho sentito che lavora. Cioè con le braccia faticavo meno. Andavo piano ovviamente, però so quando prendo una buca o prendo qualche tratto un po' strano, quando provo a fare la derapa, so che le braccia lavorano in un modo e non lo sentivo adesso, quindi stava lavorando lui al posto mio un po'. Bene, bene. Abbiamo un traversino da 12 mm classico per metterci navigatore o supporto smartphone, o il tablet no, che non vi ci va, il tablet dovrete montarlo qua. Però porta smartphone o navigatori o Android Auto, CarPlay ci vanno benissimo, tranquillamente, senza problemi. Abbiamo una presa USB-A e USB-C, ricarica rapida se non mi sbaglio. L'accendisigari non lo vedo, ma non credo ci sia. Benissimo, vi faccio vedere il quadro, com'è, il menu, come si presenta. Andiamo a girare. Animazione Bodge. Questa è la grafica che avremo nella mappa normal, che potremo cambiare tramite l'apposito tasto mod. Premo e lui mi va in sport, cambiando la grafica, un tema più aggressivo. Come vedete adesso sta lampeggiando il TCS e l'ABS. Tenendo premuto il tasto ABS, questo qui, c'è il tasto ABS, andremo a disattivare l'ABS o al posteriore o a entrambe, e il TCS, eccolo qui, tenendolo premuto andiamo a far diventare fissa la spia del TCS. E cosa importante, l'ABS se lo spegnete non andrà a disattivarsi lì, ma bensì su questo simbolo della moto. Vedete ci sono due gomme, in base a come spegnete si illuminerà d'arancione o quella dietro o entrambe. Solo quella davanti non si può, che non ha senso. Qua ci sono le marce, il trip, l'odo, sarebbero i totali.
Qui mi dice usare l'app, ho provato, vabbè, se ci collegate l'app sbloccherete altre funzioni. Allora, tramite il tasto Ent, questo qui, se lo premo, vi entrerà nel menu dove con le frecce si può andare avanti, impostazioni, dispositivo, lingua, chilometri, orologio, luminosità, versione, o nella musica, non lo so, credo vada con o il Bluetooth o con la pennetta, chiamate, moto, reset trip, indicatore di cambiata, ci sono un po' di impostazioni. Con Ent entrate dentro, con TCS tornate indietro, che sarebbe, vedete, oltre al TCS c'è il simbolo della freccia indietro. Poi qui abbiamo il tasto, riesco a inquadrarlo, dei fendinebbia, accensione, mod per le mappe, sopra mod c'è l'ABS, qui a sinistra abbiamo vicino al tasto luci, che è questo, la sella riscaldata e le manopole riscaldate. La sella è solo quella di chi guida, ovviamente, non è keyless, è a chiave, ma io quasi che l'apprezzo sinceramente. Vediamo un po' come se la cava su questo terriccio un po' viscidino. Piccolo gradino. Bene, molto bene. Comunque Skoda. Come salta, è un grillo. Ah, comunque devo dire è piacevolissima come moto. Alla fine tira, dai, non è malvagissima.
Temperature di sterzo top.